Come te la cavi con la pronuncia italiana? Vediamolo insieme. Oggi ti propongo un'attività di fonetica molto utile per la lettura e la scrittura. In particolar modo oggi ci concentreremo sulle cosiddette sillabe critiche, ovvero quelle lettere di difficile interpretazione. Stai cercando un canale per migliorare la lingua italiana? Un canale nel quale puoi avere l'aiuto di un insegnante con molti anni di esperienza? Allora sei nel posto giusto. Ho creato questo canale proprio per aiutarti ad avverare il tuo sogno italiano. Se realmente sei intenzionato o intenzionata a imparare questa lingua, allora ti consiglio di iscriverti al canale e ricorda, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Ti piacerebbe ricevere un'email settimanale in italiano dalla sottoscritta? Se sì, allora puoi iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com, dove tra l'altro potrai scaricare gratuitamente una guida molto utile per chi vuole imparare la lingua italiana in modo efficace. Ti insegnerò infatti i 10 elementi essenziali per farlo. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Mi chiamo Elisabetta e sono una language coach. Ho insegnato per molti anni la lingua italiana e devo dire che c'è un aspetto sul quale sono abbastanza fissata, che è quello della pronuncia, e i miei studenti lo sanno bene. Ti spiego come funziona. Vedremo insieme il nome di 15 città italiane, naturalmente le più semplici che ho trovato. Io pronuncerò il nome di ogni città 2 volte e ti chiederò di scegliere tra 3 alternative possibili qual è la sillaba che deve essere inserita nel nome della città. Detta così sembra complicatissimo, in realtà è molto semplice. Facciamo un esempio. La prima città è una città campana che si trova nella regione Campania e si chiama Avellino. Avellino. Come vedi ci sono 3 alternative. L'alternativa corretta è la terza, infatti in questa parola c'è una doppia consonante. Avellino. C'è la doppia L. Cominciamo quindi. La prima città è Brescia. Brescia. L'alternativa corretta è la numero 2. Scia. Brescia, città che si trova in Lombardia. Passiamo alla seconda città abruzzese. Giulianova. Giulianova. La risposta corretta è la numero 2. Giulianova. Numero 3. Camogli. Camogli. Dai, credo che tu l'abbia indovinata. In questo caso la sillaba mancante è gli. Gli. Pertanto, risposta numero 3. Camogli si trova in Liguria. È un borgo marinaro caratterizzato da delle case molto colorate in modo vivace. Chi c'è stato me ne ha parlato molto bene. Chissà se tu già conosci Camogli. Numero 4. Chieti. Chieti. Forza, non ci pensare troppo. La risposta corretta è la numero 2. Chi. Mi raccomando, qui non ci potevano essere errori. Numero 5.
Gergenzano, Gergenzano, che si trova vicino a Bologna. Gergenzano si scrive con GHE. La risposta corretta era la numero 2. Passiamo ora a una città toscana. Ciufenna, Ciufenna. La sillaba corretta è la numero 3. Ciu, ciu. Numero 7. Gorizia, Gorizia, città che si trova in Friuli, Venezia Giulia. Qui sono stata un po' cattiva, a dire la verità. La risposta corretta è la numero 3. Sia, Gorizia. Può essere che effettivamente tu abbia segnato la numero 2 e ti spiego il perché. Ricorda che la Z, quando è in posizione intervocalica, ovvero quando la Z si trova tra due vocali, ha una pronuncia intensa, anche quando la grafia segna una sola Z. Quindi tra due vocali la Z si pronuncia come se ce ne fossero due, anche se in realtà ce n'è solo una. Sì, è così. Numero 8. Altopascio, Altopascio. La risposta corretta è la numero 3. La nona città è Pescara, Pescara. La risposta corretta è la numero 1. Ska. Pescara è una città abruzzese che è situata sulla costa del Mar Adriatico. Numero 10. Ciampino, Ciampino. Probabilmente hai già sentito questo nome perché è il nome di uno degli aeroporti di Roma. Ciampino si scrive con C-I-A. Pertanto, risposta numero 2. Numero 11. Agrigento, Agrigento, che molto probabilmente conosci per la splendida Valle dei Templi. Agrigento, in questo caso abbiamo G-E. Risposta numero 1. Numero 12. Vulci, Vulci, che è una città che si trova nella regione Lazio e che è un'antica città etrusca e romana. Vulci si scrive con C-I. Risposta numero 3. Numero 14. Ascoli, Ascoli, città marchigiana delle Marche. Ascoli abbiamo SCO, SCO. A me questa città fa sempre venire in mente un piatto tipico che sono le olive all'ascolana, piatto buonissimo, piatto tipico della tradizione culinaria di questa regione. 15ª ed ultima città è Vicenza, Vicenza. E in questo caso la sillaba mancante è la seconda, ovvero ZA. Vicenza è un piccolo gioiello, è la città di Andrea Palladio, è la città del Teatro Olimpico, che è meraviglioso. Se ne hai occasione ti consiglio di visitarla. Oggi ho per te 2 domande. La prima: com'è andata? Quante risposte corrette sei riuscito o riuscita a dare? E la seconda: conoscevi queste città italiane? Se sì, ci eri già stato? Che cosa ti è piaciuto in particolar modo?
Se per caso ti sei accorto o accorta che ci sono ancora delle incertezze sulla pronuncia dell'italiano, ti consiglio di dare un'occhiata alla playlist che ho creato proprio su questo argomento. Troverai un video, per esempio, sulla pronuncia della lettera C, tra l'altro c'è anche un dettato sulla lettera C, un altro sulla pronuncia della lettera G, ancora un video sulla pronuncia delle lettere SC, ancora un altro video su come pronunciare in modo corretto i piatti tipici italiani e ancora altri 2 video sui nomi, 5 nomi maschili e 5 nomi femminili, in cui tra l'altro parlo anche molto di cultura italiana. Se questo video ti è piaciuto, come sempre ti chiedo di mettere un mi piace, così il video potrà essere visto da più persone, e di condividerlo con i tuoi amici. E se non ti sei ancora iscritto o iscritta, prendi in considerazione l'idea di farlo. Mi renderesti molto felice. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Volentieri vengono pronunciati in modo non corretto, e anche alcuni video su non mi ricordo cosa